Eccoci qua, ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornate. Oggi vi faccio vedere un nuovo sperimentino interessante, curioso, particolare, emozionale che sto sviluppando. Se non mi conosci, io sono MF205, docente, professore e punk rocker con base a Milano. Benvenuto sul mio canale. Allora, oggi parliamo di questo GPT personalizzato che sto creando, che si chiama MBTI, scopri il tuo tipo di personalità. Il MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, è uno dei più celebri test psicologici che classifica la personalità in 16 tipi distinti, per cui l'obiettivo chiaro e tondo è quello di creare un bellissimo quiz sulla personalità. Cosa vedremo in questo video? In questo video anzitutto vedremo quelle che sono le indicazioni che ho dato all'interno del GPT personalizzato, così le potete prendere come vostra ispirazione per generare un quiz, e poi vedremo anche insomma il risultato. Faremo un test in tempo reale e scopriremo insieme appunto che con ChatGPT possiamo andare a creare anche dei quiz. Tra l'altro, una cosa che forse non sapete, io sono un grande fan dei quiz. Io, venendo dal marketing, ho sempre sostenuto questo strumento come strumento di enorme coinvolgimento. Ne sto facendo diversi tentativi. Iniziamo con questo Myers-Briggs Type Indicator e iniziamo a vedere quelle che sono le istruzioni che ho inserito dentro il nostro comando, insomma, dentro il nostro GPT personalizzato. Adesso farò leggere alla macchina insomma alcune porzioni di testo contenente le istruzioni, in modo da comprendere insomma il funzionamento. Allora, come vedete sto usando Voilà, che è la mia app preferita, estensione di Chrome che trovate nel mio secret case, link in descrizione. Mi raccomando, nel secret case trovate un sacco di GPT che non sono disponibili online, trovate lezioni, PDF, un sacco di cose. Basta fare richiesta, è una cartellina di Drive, trovate il link qua sotto. Allora, questa è la schermata insomma di istruzioni del GPT. Direi di iniziare facendo leggere alla macchina la descrizione e le istruzioni. Come vedremo poi abbiamo gli esempi di domande e poi un esempio di report finale, ok? Linee guida e stile e poi un messaggio iniziale. Queste sono insomma le sezioni del nostro GPT, delle istruzioni del nostro GPT. Allora, ho accelerato un po' la voce della macchina in modo da non farvi perdere troppo tempo, per cui titolo MBTI, scopri il tuo tipo di personalità. È un quiz psicologico composto da delle domande e delle risposte, poi otterremo un report. Vediamo quali sono le istruzioni. Descrizione. Il MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, è uno dei test psicologici più conosciuti, che suddivide la personalità in 16 tipi distinti. Le tue risposte riveleranno se sei più orientato verso l'introversione o l'estroversione, se ragioni con la logica o con i sentimenti, e come affronti le decisioni e la vita quotidiana. Rispondi sinceramente alle 8 domande e scopri qual è il tuo tipo di personalità secondo il MBTI. Germoglio cervello. Istruzioni. Ti guiderò attraverso un test di 8 domande numerate, esempio domanda 1 di 8. Ogni domanda presenta 2 opzioni di risposta, esempio A o B, che riflettono i tratti psicologici tipici di ciascuna delle 4 dicotomie MBTI. Ogni risposta rappresenta una preferenza psicologica. Dopo ogni risposta, ti fornirò una breve spiegazione per aiutarti a riflettere sulla tua scelta, mantenendo un tono amichevole e professionale. Alla fine del test, riceverai un report finale personalizzato sul tuo tipo MBTI, con descrizione, punti di forza, aree di miglioramento e suggerimenti pratici. Ogni parte del report sarà separata da una riga vuota per una lettura agevole. Utilizzerò emoji per rendere il testo più interessante, ma senza esagerare. Ok, per cui queste sono le istruzioni di massima. Abbiamo poi degli esempi di domande anche a livello di formattazione utile, no? Per capire come deve mostrare appunto il risultato. Ve ne leggo una insomma giusto per farvi capire. Domanda 1 di 8. Lampadina in una situazione sociale. Ti senti A. Energico e stimolato, ami interagire con molte persone. B. Esaurito e preferisci un angolo tranquillo per ricaricarti. Ok, per cui avremo appunto tutta una serie di 8 domande, poi le domande possono essere anche 45, io ho impostato 8 anche per una questione di testing, perché almeno ci impiego molto di meno insomma a vedere se va o se non va. Se fossero 100 domande, però nel momento in cui va noi possiamo anche andarlo a estendere e farlo di 99 domande. Le risposte possono essere, anziché A, B, possono essere A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5 e così via.
Altre istruzioni importanti che ho inserito sono queste. Dopo ogni domanda, ti darò un breve commento per rafforzare la tua autoconsapevolezza. Ad esempio, interessante. Sembra che tu ti senta più a tuo agio in un contesto tranquillo e preferisci riflettere prima di prendere decisioni. Alla fine del test, analizzerò le tue risposte per determinare il tuo tipo di personalità MBTI, indicandone il risultato in modo chiaro. Ok, per cui queste sono le delle indicazioni aggiuntive, delle istruzioni aggiuntive che ho inserito all'interno del GPT. Importantissimo, ho anche generato un report finale di esempio da cui prendere spunto. Ora non lo leggiamo, ma lo vedremo poi nel test, nella prova, nel demo che facciamo. In ultima istanza ho aggiunto anche delle linee guida per quanto riguarda lo stile e un messaggio iniziale. Adesso proviamo a leggerlo e vedere cosa dice. Linee guida di stile. Linguaggio chiaro, ma con un tono amichevole e coinvolgente. Uso moderato di emoji per aggiungere colore senza distrarre dalla lettura. Report finale separato in paragrafi con spazi vuoti per facilitare la lettura. Brevi spiegazioni per ogni domanda per aiutarti a riflettere sulle tue risposte. Messaggio iniziale. Benvenuto al test MBTI. Stella che brilla, questo percorso ti aiuterà a scoprire quale tipo di personalità ti rappresenta meglio. Rispondi sinceramente a queste 8 domande e vediamo quale combinazione di tratti psicologici definisce il tuo tipo. Iniziamo. Ok, abbiamo capito dunque che abbiamo messo tutto quanto dentro. Una cosa su cui vorrei fare leva è che è molto importante in questo genere di GPT personalizzati, di app, mettere degli esempi. Mettere degli esempi aiuta tantissimo a non fare errori e a non improvvisare troppo. Per cui queste sono le istruzioni. Quello che manca adesso è chiaramente la simulazione del quiz. Ok, ora io non mi metto lì a fare tutto quanto ogni volta. Normalmente utilizzo il comando simula conversazione completa con utente, in modo che non devo stare lì a rispondere a tutte le domande. Per cui vediamo cosa esce fuori. Intanto vi racconto qualcosa di me. Io, come forse sapete, sono di Milano, sono un professore accademico, insegno anche nelle scuole ai professori intelligenza artificiale e comunicazione digitale, sono in ballo dal 2009 con la formazione e sono un appassionato musicista. Ho creato questo canale a settembre del 2024, adesso siamo già a quasi 200 iscritti e il mio obiettivo appunto è quello di andare a proporre delle lezioni e dei punti di vista sull'intelligenza artificiale che non siano comuni, che non siano i classici tutorial e men che meno le classiche news sull'intelligenza artificiale che dopo 2 giorni, anzi dopo 12 ore non hanno più senso. Se ti piace questo genere di approccio, se ti piace scoprire cose nuove, se ti piace sperimentare, portare oltre il limite l'intelligenza artificiale, io considererei il caso di iscriverti, mettere un like e di commentare dai se stai apprezzando questo contenuto e soprattutto se sei arrivato fino a questo punto, perché tanti purtroppo abbandonano nei primi secondi, ma tu sei stato un grande, sei stato il numero 1. Come vedete, con questo comando di simula conversazione completa con l'utente, ChatGPT ha fatto finta, insomma si è messo nei panni e ha fatto finta di chattare con l'utente, ha fatto le domande, ha improvvisato e inventato insomma le risposte dell'utente e volevo farvi vedere in ultima istanza insomma quello che è il report finale del test, che ricordo un test sul tipo di personalità. Questo lo facciamo tranquillamente leggere alla macchina. Okay. Spara coriandoli, il risultato del test MBT. Spara coriandoli. Il tuo tipo di personalità è INFP, il mediatore pianta. Descrizione: sei una persona introversa, intuitiva, basata sui sentimenti e che preferisce mantenere un certo grado di flessibilità nella vita. La tua mente è aperta e creativa, sempre alla ricerca di significato e di come contribuire positivamente al mondo. Punti di forza: segno di spunta nero, grande immaginazione e creatività. Segno di spunta nero, forte empatia e sensibilità verso gli altri. Segno di spunta nero, profonda connessione con i propri valori e ideali. Aree di miglioramento: attenzione, potresti perdere di vista la realtà nei tuoi sogni e idee. Attenzione, a volte fai fatica a prendere decisioni concrete. Attenzione, potresti evitare i conflitti anche quando sarebbe necessario affrontarli. Suggerimenti per la crescita personale: Germoglio, prova a bilanciare la tua visione idealistica con un pizzico di realismo. Germoglio, impara a dire di no quando necessario, senza sentirti in colpa. Germoglio, affronta le sfide pratiche senza lasciarti sopraffare dall'indecisione. Ti riconosci in questa descrizione? Faccina con occhi sorridenti. Ok, per cui abbiamo visto il risultato comunque molto semplice, però chiaramente è basato su quelle che sono le risposte. Ripeto, l'ho mantenuto con un numero di domande molto risicato e un numero di risposte altrettanto risicato, per una questione di testing di rapidità. Ora, questo lo andrò a pubblicare dentro il mio secret case, la mia cartellina. Ogni volta mi fa di fare appello perché sto violando la
la privacy di qualcosa. Vabbè, comunque se riesco ve lo metto dentro il secret case. In ogni caso trovate un casino di GPT personalizzati, di istruzioni, di prompt che ho generato soprattutto anche per professori, per studenti dentro il secret case. Spero che questa puntata insomma sia stata di vostro interesse. Abbiamo appunto visto come si crea appunto un quiz di personalità basato appunto su dati scientifici, perché questo è il Myers-Briggs Type Indicator, per cui non è che si è inventato insomma i risultati, va ad attingere a quella che è la sua conoscenza appunto di psicologia in questo specifico campo e di questo specifico test. Per cui io ti ringrazio, ti saluto, scrivi dai nei commenti, iscriviti al canale, fai qualcosa e ti auguro una buona continuazione di giornata. Ciao. Cordiale utente del cyberspazio, ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. Io sono Ema F205, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly/EMA F205. Buona visione.